Ciao a tutti, questo è un video speciale in occasione dei 20.000 iscritti che ho raggiunto qui sul mio canale, un traguardo che solo pochi mesi fa per me era impensabile. Ho aperto questo canale molti anni fa, nel 2009, ma per tantissimo tempo, fino a gennaio di quest'anno, l'avevo usato solamente per mettere online dei video delle mie conferenze o di qualche mia apparizione televisiva. Non avevo mai pensato di fare dei video io direttamente. Ogni tanto capitavo sulle tendenze di YouTube, ma era pieno di video di Minecraft o litigi di YouTubers che parlavano del nulla, o gameplay o giochi stupidi tipo la Bombi o la Passi. Quindi non mi sembrava la piattaforma adatta per proporre contenuti più seri. Poi un giorno capito per caso, per puro caso, su un video di Alessandro Masala, Shy, di Breaking Italy, ed è stata una illuminazione. Scoprivo per la prima volta che su YouTube Italia c'erano dei contenuti di qualità. E che qualità! E lo scopre adesso, mi direte voi. Sì, per chi non è su YouTube è difficile scoprire dei canali interessanti. Non è che c'è un catalogo dei canali che parlano di questo o di quello. E quindi ho scoperto che non solo c'era Breaking Italy, io mi ritengo parte ormai della gentaglia, ma c'erano un sacco di altri canali interessanti. Ho scoperto Vesa Channel, con un filosofo che propone una serie di riflessioni filosofiche sempre molto stimolanti. Poi mi sono messo a cercare un po' e ho visto che non solo c'erano dei filosofi o persone che parlavano dell'attualità, ma anche dei chimici, come me. E quindi ho scoperto il canale di Ruggero Rollini, che vi consiglio caldamente di visitare, o di Giuseppe Alonci della Chimica per Tutti. C'erano anche dei fisici come Marco Coletti della Fisica che non ti aspetti. Insomma, per me è stata una rivelazione scoprire che su YouTube Italia non c'erano solo canali che facevano e proponevano stupide challenge, e quindi si poteva fare anche dell'informazione e della divulgazione seria. Anche l'informazione alimentare era presente, c'è l'ottimo nutrizionista Stefano Vendrame che parla di alimentazione, quindi insomma ci potevo provare. E fu così che a gennaio, con il mio iPhone 4 scrauso e senza neanche un microfono, decido di girare i miei primi video. Ora, dopo 6 mesi, ho raggiunto 20.000 iscritti, grazie a voi, un traguardo per me veramente impensabile all'epoca. E anche se per l'algoritmo di YouTube il numero di iscritti, così come i like, non contano più nulla ai fini della diffusione dei video, per me è un traguardo estremamente importante. Registro ancora col cellulare, ma nel frattempo l'ho cambiato, quindi un po' più nuovo, la qualità è migliore. Ho comprato anche un microfonino e anche un faretto del brico. Quindi vi ringrazio tutti, anche quelli che criticano quello che faccio, perché le critiche sono sempre ben accette, soprattutto se sono ovviamente, diciamo, articolate e argomentate. Quando leggo una critica penso sempre se ho detto la cosa giusta o se l'ho detta nel modo corretto, perché fare divulgazione, specialmente su temi sensibili, è estremamente complicato. Per cui, insomma, mi chiedo sempre se e in che modo potrei farlo in modo più efficace. Volevo rassicurarvi che leggo tutti i messaggi che mandate, anche se purtroppo non riesco a rispondere a tutti, ma tutti i suggerimenti per futuri argomenti li tengo in debito conto, anche se ovviamente facendo al massimo un video a settimana non riuscirò a trattare tutti gli argomenti. Volevo ringraziare particolarmente un utente, CloppyJ2, che non mi ha detto il suo nome, perché si è preso la briga, o presa la briga, non lo so, di sottotitolare tutti o quasi tutti i video che vedete qui sul canale. È un lavoro certosino, lo ringrazio per la possibilità che dà alle persone, per esempio sorde, o a quelle che in un certo momento della giornata non riescono a sentire l'audio, di poter fruire lo stesso dei miei video. Grazie CloppyJ2. Due parole sui fumetti, visto che è un argomento che salta fuori spesso e che per qualcuno io non sarei credibile perché ho l'uomo ragno appeso al muro dietro. Beh, se non mi ritiene credibile, pazienza. Io sono sempre stato un appassionato di fumetti, fin da bambino, e pensate che il mio modello era Red Richard dei Fantastici 4. Io ho deciso da bambino che avrei voluto fare lo scienziato proprio leggendo i primi fumetti dei Fantastici 4. Tuttora li leggo, non me ne vergogno, e trovo spesso spunti per parlare di argomenti seri sfruttando i fumetti. Per esempio Marvels, questo capolavoro di Alex Ross e Kurt Busiek, è finito in un capitolo del libro Contro Natura, perché usiamo le metafore di Marvels per parlare di OGM e di biotecnologia in generale. Qualcuno nei commenti mi ha chiesto di far vedere tutta la mia collezione di fumetti. Beh, non posso perché è sparsa un po' in giro. Ho la predilezione
per i supereroi, ovviamente, come molti della mia età, ma non solo quelli della Marvel. Questo per esempio è The Dark Knight Returns, la prima edizione di Frank Miller, un capolavoro. Non mi piacciono però solamente i supereroi, per esempio adoro Karl Barks, le sue storie le leggevo fin da quando ero bambino, mi piace Neil Gaiman per esempio, lo trovo veramente, veramente un autore geniale, adoro Ortolani, Ratman, e come lui sono un fan di Jack Kirby. Jack Kirby mi ha accompagnato in tutta la mia infanzia con i fumetti dei Fantastici 4, di Thor e di una serie di altre cose. Io ritengo la divulgazione un mio preciso dovere sociale da scienziato pubblico, perché la società mi paga lo stipendio con le vostre tasse o con le tasse dei vostri genitori, per cui non aprirò mai un Patreon per raccogliere soldi. È un modo per me di ridare indietro alla società qualche cosa che forse è un po' più fruibile dei miei studi e delle mie pubblicazioni scientifiche sull'interazione tra i positroni e, non so, l'atomo di litio studiati con dei metodi stocastici di tipo Monte Carlo quantistico. Insomma, grazie a tutti voi per l'enorme incoraggiamento e un saluto dal vostro amichevole chimico di quartiere.